Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il drone racing 533 HD0 che abbiamo assemblato nello scorso video. Questo tutorial sarà diviso in 4 parti: configurazione BLE 32, configurazione Betaflight, aggiornamento VTX HD0 e aggiornamento ricevente Express LRS. Partiamo con gli ESC scaricando la BLE 32 Suite da GitHub. Io ho Windows, quindi scarico questo. Per configurare gli ESC è necessario collegare la LiPo al drone, quindi come sempre è obbligatorio rimuovere le eliche, perché durante l'aggiornamento alla configurazione i motori potrebbero avviarsi alla massima potenza e senza nessun preavviso. Dopo aver installato e avviato la suite, la prima cosa da fare è scegliere la COM giusta. Poi cliccare su Connetti. Quindi faccio un read setup. A questo punto procedo con l'aggiornamento firmware cliccando su ESC Flash. Il sistema riconosce in automatico il target degli ESC e ci propone l'ultima versione disponibile. Se in precedenza avete fatto qualche configurazione ma ora volete fare un'installazione pulita, togliete le spunte da Keep Settings. Quindi clicco su Flash Selected ESC per aggiornare. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto passiamo alla configurazione degli ESC. Sicuramente l'opzione da modificare è la frequenza PWM, settando i minimi e i massimi. Quindi porto la frequenza PWM low a 16 kHz e la frequenza PWM high by RPM. Impostare gli ESC in questo modo è sempre sicuro, in quanto questi settings fanno lavorare al meglio i multirottori. Per quanto riguarda le altre impostazioni non ho ancora avuto modo di testarle a fondo, quindi lascerò tutto il resto predefinito che comunque garantisce un'impostazione bilanciata e sicura. Se comunque volete approfondire l'argomento ESC ho fatto un tutorial dove spiego come configurare al meglio i BLE 32, vi lascio il link al video in descrizione. Quindi clicco su Write Setup per salvare le impostazioni PWM. A questo punto devo sistemare il verso di rotazione dei motori e per questo modello ho scelto una configurazione Props Out. Ho già fatto alcune prove ed ho verificato che devo mettere i motori 1 e 4 in reversed, quindi procedo. Ok, le configurazioni sulla BLE 32 Suite sono finite, posso disconnettermi. Passiamo ora a Betaflight. Se non avete ancora scaricato il configurator lo trovate su GitHub a questo indirizzo, il link è in descrizione. Scorriamo verso il basso fino a trovare Assets. Poi ci clicchiamo sopra. Per sistemi operativi Windows il file da scaricare è questo. Dopo aver installato e avviato il Betaflight Configurator possiamo connetterci. La prima cosa da fare è aggiornare il firmware del Flight Controller. A tal proposito è essenziale conoscere il target della scheda, che troviamo riportato qui in alto a sinistra. Per questo modello è OBWing X-Rotor F7 Conv. Nel caso il sistema rilevi FlyWoo F7 Dual si tratta di un errore, il target giusto è OBWing X-Rotor F7 Conv, se vi serve prendetene nota. Quindi clicco su Attiva Bootloader DFU. Come vedete in questo punto è comparsa la scritta DFU, se voi avete ancora la COM si rende necessario installare i driver del Flight Controller con Impulse RC Driver Fixer. Se non sapete come si usa questo software ho fatto un tutorial che vi lascio linkato in descrizione. Ora clicco su Firmware Flasher.
In questo menu a tendina scelgo il target della mia scheda, come ho detto OB-Wing X-Rotor FS7 Conv. Qui scelgo sempre l'ultima versione disponibile. Poi mi assicuro di attivare Full Chip Erase. A questo punto vado su Load Firmware Online. Poi Flash Firmware. Perfetto, aggiornamento completato, posso andare su Connetti. A questo punto è importantissimo fare Apply Custom Default, se cliccate su Cancella il Flight Controller non funzionerà correttamente. Come vedete Betaflight ci sta segnalando due problemi, risolviamoli subito. Il primo ci dice che dobbiamo calibrare l'accelerometro, il secondo che dobbiamo scegliere un protocollo dei motori. Inizio subito calibrando l'accelerometro. Metto il drone su una superficie piana e clicco qui. Ora salto subito al tab motori per selezionare il protocollo e fare le altre configurazioni. Inizio mettendo come protocollo motori D-Shot 600 che attualmente è il migliore disponibile. Poi seleziono Bidirectional D-Shot per attivare gli RPM filter. Come polimotore bisogna mettere 14. Per finire clicco su Motor Direction Reversed per confermare al Flight Controller che sto usando una configurazione Props Out. Quindi clicco su Salva e riavvia. Ora ritorniamo indietro al tab Ports. Qui attivo configurazione MSP nella WART 3 per la VTX HD0 e Serial RX nella WART 4 per la ricevente Express LRS. Quindi salvo. In configurazione disattivo magnetometro, barometro e accelerometro perché su un drone racing non servono. Qui metto la mia firma. Qui attivo RX Lost ed RX Set per utilizzare gli ESC come buzzer. In Outer Feature attivo SD visto che come impostazione predefinita era disattivato. Tutto il resto può rimanere così com'è, quindi salvo. Salto Power and Battery e Failsafe perché non c'è niente da configurare e passo direttamente al tab Presets. Qui è fondamentale impostare il preset della ricevente Express LRS che ho usato in questa build, andando a selezionare il refresh giusto, nel mio caso 250 Hz. Quindi clicco su RC Link, 250 Hz e Official. Poi seleziono questo preset. Ora seleziono le opzioni che sono più indicate per il modello che ho assemblato. Racing, Serial e singola cella. Poi faccio pick. Ora bisogna fare subito salva e riavvia, altrimenti le impostazioni che abbiamo scelto andranno perse. Sempre nella pagina preset ne scelgo uno per impostare il rates. Quindi scelgo rates e official. Poi scelgo questo che è specifico per il racing. Faccio pick, poi salva e riavvia. Passando al tuning, per il momento possiamo tralasciare i PID e visto che abbiamo caricato un preset per i rates saltiamo direttamente al tab Receiver. Dato che anche per la ricevente abbiamo caricato il preset, qui non c'è molto da fare, dovremo solo verificare che ci sia corrispondenza di movimento tra gli stick ed il modello a schermo. Questo però lo facciamo dopo aver aggiornato la ricevente, per ora lasciamo questo tab e ci ritorniamo dopo. Nel tab modalità di volo configuriamo le switch in base alle nostre preferenze, attenzione però che è obbligatorio impostare il comando ARM nella parte alta dell'AUX 1 perché stiamo usando una ricevente Express LRS. Per quanto riguarda gli altri comandi imposto il buzzer e il turtle mode in una switch a 3 posizioni, il buzzer in posizione 2 e il turtle mode in posizione 3.
Per concludere, un comando che non può mancare è il prearm, da abbinare ad un interruttore momentaneo. Ora mi sposto sul tab USD. Di solito metto il link quality in alto a sinistra, la carica della singola cella al centro e la firma in alto a destra. Gli avvisi ben visibili nella parte centrale. Inoltre ricordatevi di attivare link quality nei warnings perché come impostazione predefinita è disattivato. Per concludere vado sul tab CLI per configurare il canvas mode della VTX HD0. A tal proposito è necessario ricordarsi su quale UART abbiamo collegato la VTX, io ho usato la 3. Quindi scrivo la seguente stringa: set OSD DisplayPort Device uguale MSP, set DisplayPort MSP Serial uguale 2, save. Quindi premo invio. In descrizione vi lascio la stringa così potete copiarla. Al momento su Betaflight non c'è altro da fare, quindi posso uscire. A questo punto bisogna aggiornare la RISC-V2, quindi spostiamoci sul sito HD0. Troviamo tutti i file che ci servono nella pagina Download, sotto la sezione Firmware. Scarichiamo l'ultimo file zip disponibile, al suo interno ci saranno tutti i firmware per i vari moduli e VTX. Come riportato nelle note, la RISC-V2 condivide lo stesso firmware della Whoop Lite e della TX5R, bisognerà fare attenzione a questo particolare quando sceglieremo il firmware per l'aggiornamento. Inoltre vi ricordo che la versione firmware della VTX deve essere la stessa del modulo, quindi dovremo aggiornare con i file di questo zip sia la VTX che il modulo. Il modulo l'ho già aggiornato, quindi in questo video mi occuperò solo della VTX. Ora estraggo l'archivio che ho appena scaricato. Al suo interno, come ho detto, abbiamo tutti i file della linea SharkBite HD0, quello che ci interessa è appunto Whoop Lite, quindi lo apro. A questo punto ho inserito nel PC la microSD che uso con i miei SharkBite, non mi rimane che copiare il firmware della VTX al suo interno. Ok, ho inserito la microSD nel modulo e collegato la VTX tramite cavo JST. Appena il sistema verrà alimentato, l'aggiornamento partirà in automatico. Quando sul display comparirà questo messaggio significa che l'aggiornamento è andato a buon fine, quindi possiamo scollegare tutto. Dopo aver aggiornato la VTX passiamo alla ricevente Express LRS. Come sempre iniziamo scaricando il configurator, lo troviamo su GitHub a questo indirizzo, il link è in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico il file.exe. Dopo aver installato il configuratore ci apparirà questa schermata. Qui scegliamo l'ultima versione disponibile. In target BetFPV 2.4 GHz. In device BetFPV Lite 2400 RX. Come metodo per il flash Betaflight Pass-Through. Qui sotto possiamo lasciare le opzioni predefinite, ricordatevi però di inserire la vostra password che deve essere uguale a quella del modulo. A questo punto prima di fare i build and flash spostiamoci un attimino sul drone. Per aggiornare la ricevente è necessario che questa sia alimentata, tuttavia l'Xtrotor F7 non riesce a farlo collegando solo il cavo USB, bisognerà quindi collegare anche la LiPo. Molto bene, dopo aver collegato il cavo USB e alimentato il modello con la batteria, posso fare i build and flash. L'aggiornamento impiega qualche minuto, velocizzo un po' il video. Ok, aggiornamento completato. Per finire ritorno sul Betaflight Configurator per verificare che il radiocomando funzioni correttamente. Perfetto, è tutto ok. Se notate che avete comandi invertiti, cambiate AETR 1234 in TAER 1234 o viceversa.
Molto bene, a questo punto il drone è pronto al volo. Come sempre per le prime lipo il mio consiglio è fare voli brevi da 20-30 secondi per poi verificare che sia tutto a posto, soprattutto per quanto riguarda la temperatura dei motori. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.